ragazzi, spero stiate super bene perché oggi vi propongo un video un po' particolare. Vi voglio far vedere quali sono per me i 10 comandamenti per avere una casa tutta pulita e ordinata. Ditemi cosa ne pensate e se vi è piaciuto. Iniziamo! Numero 1. Farai il letto tutte le mattine, dopo che prenda aria la stanza. Numero 2. Manterrai il tuo bagno sempre pulito, dopo averlo utilizzato. Numero 3. Non lascerai i piatti sporchi, li laverai finito ogni pasto. Numero 4. Pulirai la tua tavola, sempre dopo aver mangiato. Numero 5. Non accumulerai montagne di vestiti nel cesto della roba sporca. Avvierai le lavatrici frequentemente. Numero 6. Non ignorerai nessun incidente accaduto di nessun genere. Lo pulirai immediatamente.
Numero 7. Non lascerai le cose fuori posto. Le rimetterai al loro posto dopo averle utilizzate. Numero 8. Pulirai il soggiorno, lasciando le cose al loro posto prima di dormire. Numero 9. Non lascerai mai la cucina sporca. Non andare a dormire lasciandola disordinata. E numero 10. Porterai fuori la spazzatura ogni giorno. Se ti è piaciuto questo video e se hai altre idee, lasciamelo sapere e ricorda, la tua casa è il tuo tempio. Trasforma la tua casa nel tempio sacro del quale non vorrai mai uscire. Ciao ragazzi, nel video d'oggi approfitto che mi arrivano ospiti questa sera e vi faccio vedere qual è la mia routine per avere una casa in ordine, pulita e profumata. Andiamo? Oggi mi concentrerò solamente nelle zone comuni, che quello sarebbe il mio consiglio: la cucina, il salotto, la sala da pranzo e anche il bagno. Inizierò dalla cucina perché è quella dove meno devo fare. Ieri sera abbiamo mangiato fuori, quindi è rimasta pulita. Solamente con un po' di sgrassatore toglierò delle gocce di caffè che sono cadute in lavandino. Penso che la prima cosa che dobbiamo fare perché la nostra casa abbia un buon odore è aprire tutte le finestre, almeno sempre che si può. Così vanno via gli odori della notte e dei cibi cucinati la sera prima. Ai vetri li passo un pochino qua sotto per togliere la polvere, che se anche non la vedete ce n'è. Passerò anche sulle maniglie e un po' per gli sportelli togliendo impronte. Lo sgrassatore farà che ci sia un buon profumo. Tolgo le impronte anche dalla porta e qui vedete che c'è in casa anche mia figlia che fa i compiti e ogni tanto gli do una mano. Adesso la mando in camera sua per continuare con le pulizie e vado a sistemare i fuori sul balcone, che se per caso alcuni invitati volessero fumare potranno uscire.
I bidoni dell'immondizia li sposterò e spasso con l'aspirapolvere. Anche a questi vetri li tolgo la polvere. Voglio renderli velocemente il più pulito che posso. Visto che non ho le tende, faccio in modo che sempre si vedano splendenti. Ho lasciato aperte le porte e finestre e comincio a spolverare in salotto, che sarebbe anche la mia sala da pranzo, il posto dove più tempo passeranno i nostri ospiti. Sto utilizzando sempre il mangiapolvere dell'Emulsio che ho comprato da Risparmio Casa. Mi piace tantissimo il profumo che lascia. Ormai lo passo da tutte le parti. Il tavolo lo lascio per ora così, ma dopo lo allunghiamo. Mettiamo una bella tovaglia e lascerò come centro tavola questo che ho. Continuo a spolverare tutto e pulisco per bene il tavolino del salotto, perché dopo mi serve per mettere delle noci o degli aperitivi prima di mangiare. Per ora riorganizzo tutto e continuo a pulire anche sopra la madia, che ho visto che è quasi rimasto senza acqua il mio bambù. Finito qua lo riempio. Vi suggerisco di tenere in casa delle piante o dei bei fiori che possano abbellire, anche dare il tocco di freschezza in più alla nostra casa. Adesso vado ad aspirare tutto, sempre con la vecchia aspirapolvere. Voglio che mi vada dappertutto. Il tappeto questa volta le passo con il vapore e nel frattempo è arrivato anche mio marito con la spesa e un pandoro per la sera. Finito di lavare il tappeto, lo metto fuori a prendere aria. E finisco questa aria della casa con il moscio. Mi piace passare il moscio con il nuovo Mastrolindo per il marmo. Fa il suo lavoro. Mi assicuro di ripassare 2 o 3 volte e il pavimento viene ben pulito. Pensa che se i tuoi ospiti, che in questo caso avrò anche dei bambini, vogliono essere comodi e si tolgono le scarpe, se non è pulito la figura che facciamo non è la migliore in questi casi. Dopo di pulire fuori, ovviamente ho cambiato l'acqua. Mi piace farlo ogni volta che cambio stanza. Lascio tutto asciutto e rimetto le cose al suo posto, compreso tappeto e tavolino. Vi faccio vedere tutta questa parte già finita. Anche il menù per questa sera, un po' cubano, un po' italiano. Do il tocco finale con le candele profumate e metto via le nostre giacche e borse per fare spazio agli indumenti dei nostri invitati e mi permette di pulire meglio il corridoio, dove farò gli stessi passi di prima. Spolvero, pulisco gli specchi delle scarpiere, spasso con l'aspirapolvere e do il moscio. E anche qui il tocco finale lo do con una candelina da tè. Tutte queste sono al profumo di cotone delicatissime che ho comprato da Primark. Entro in camera di mia figlia per assicurarmi che ci sia tutto a posto. Il letto era fatto da prima e aveva preso aria la camera. Qui solamente passo l'aspirapolvere. Ricordate che voglio solo concentrarmi nelle zone comuni e anche in bagno. L'altro punto importante da tenere pronto.
La mia camera da letto era rimasta ancora a prendere aria. Faccio velocemente il letto e anche qui do solo l'aspirapolvere. Per le zone da notte mi assicuro che siano in ordine e in ultimo caso possiamo chiudere le porte e finita la storia. Nel frattempo, in questa casa si facevano delle lavatrici e delle asciugatrici, con l'aiuto di mia sorella, che è lei che mi fa le riprese sempre anche se non la vedete. Questa volta mi sta aiutando anche a piegare i vestiti puliti. Anche qui, se non volete degli odori sgradevoli in bagno, per chi come me ce l'ha qui il cesto della roba sporca, fare delle lavatrici aiuta. Comincio a spolverare sopra lo specchio e dopo scelgo i prodotti da utilizzare per pulire i sanitari. Spruzzo dappertutto, anche in doccia, che comunque sia, gli ospiti non lo utilizzeranno, ma già che c'è, la puliamo anche e diamo una bella impressione. Scusate il cavo del mio caricabatterie, non mi sono resa conto. Per questa volta lasciatemelo passare. Vado a pulire e risciacquare il WC, dopo il bidet e il lavandino, che da questo faccio sparire tutto tranne il sapone per le mani. Mi piace senza niente, perché fa sembrare tutto più pulito. Finito di pulire la doccia, la asciugo molto bene, non voglio macchie d'acqua visibili. Finisco con il moscio e do i tocchi finali girando anche i bastoncini del diffusore e mettendo un asciugamano pulito per le mani. Ragazzi, dopo ho finalizzato questo video portando fuori la spazzatura, come faccio sempre al termine delle pulizie, e invitandovi a darmi un like e iscrivervi al mio canale. Voglio ringraziare anche mio marito che ci ha preparato da mangiare e a te ti saluto fino al prossimo video. Ciao!